Grazie per avermi salvato. Ecco la ricompensa, 600 Poké e gomma rossa. Salve a tutti e bentornati su Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu. Nella scorsa puntata abbiamo attraversato il Monte sul Gelo, abbiamo incontrato Ninetales e abbiamo scoperto di non avere niente a che fare con la leggenda. Purtroppo Groudon si sta risvegliando e ci sta pensando la squadra di Alakazam a fermarlo. Nel mentre noi abbiamo ripreso la nostra normale vita nella piazza Pokémon e ho fatto, mi sembra, 8 missioni, giusto per proseguire un po' con la storia. Infatti adesso, se la memoria non mi inganna, dovrebbe esserci un filmato. Sì, ho aiutato la squadra dei Bainet e ora ho 4 gomme rosse e 4 gomme gialle, giusto per aumentare ancora di più il quoziente intellettivo dei due Pokémon principali. Se non sbaglio entrambi sono arrivati ad apprendere l'abilità Genio dei brutti colpi. Indovinate che cosa fa? Aumenta la probabilità di fare brutto colpo. Sì, ti prego non ti corrompere registrazione. Esatto. E quel sogno, ancora quel sogno, è da tempo. Tu sei Gardevoir. Sì, Gardevoir, ho così tante cose da chiederti. Perché continui ad apparirmi in sogno? Dal mondo degli spiriti devo vegliare su di te. Questo è il mio ruolo ora. Dal mondo degli spiriti. Sì, la maledizione di Ninetales ha colpito me invece che un allenatore. In tal modo mi sono trasformato in una presenza senza corpo. Un allenatore, intendi l'essere umano della leggenda? Essere abbandonati dal proprio allenatore deve essere un'esperienza terribile. Sì, il mio allenatore era una persona cattiva, era malvagio e irresponsabile, non era affatto una persona corretta. Eppure io non lo odio. Non odi il tuo padrone? E perché no? Beh, a volte me lo domando anche io, non lo so esattamente. Il mio allenatore ha fatto una cosa terribile. Per qualche motivo non riesco a provare odio per lui. Il mio allenatore era fatto così, ma aveva anche dei lati positivi. Quando è successo la disperazione mi ha assalito. Quando è successo cosa? Parli della maledizione di Ninetales? Sì, ho fatto il possibile per proteggere il mio allenatore con tutta me stessa. Quando l'allenatore è in pericolo è il nostro dovere proteggerlo. Noi dobbiamo proteggerlo anche a costo della vita. Noi Gardevoir siamo fatti così. Siete fra i Pokémon più puri che esistano. Ho protetto il mio allenatore e questo mi rende felice. Proteggere il proprio allenatore anche mettendo a rischio la vita. Gardevoir ha fatto una cosa incredibile. E comunque la forma che ho assunto non mi dispiace affatto. Sono orgogliosa di vivere in questo modo e di poter adempiere al compito che mi è stato assegnato. Compito? Sì. Tutti hanno un compito, tutto ha un fine. Anche io ho un compito da svolgere. Anche tu ne hai uno. Sei qui per svolgere un compito. E in funzione di questo compito, che ora sei un Pokémon. Cosa? Cosa stai dicendo? Oh, un terremoto! No, aspetta, voglio sapere di più! Il mattino dopo c'è stato un terremoto. O me lo sono immaginato. Penso di aver fatto ancora quel sogno. Credo di aver parlato con Gardevoir. Mi ha detto qualcosa di importante. Ma sì, mi ha detto qualcosa. Oh, e basta con i flashback. Sei qui per svolgere un compito. È una funzione di questo compito? No, è in funzione di questo compito che ora sei un Pokémon. Gardevoir lo sa perché ora sono un Pokémon. Ha anche aggiunto qualcosa su un compito. Ma cosa intendeva? Ma che me ne frega a me? Buongiorno Giuseppe. Che c'è? Qualcosa non va? Oh, ho capito. Il terremoto di prima. Giuseppe, anche tu sei in pensiero... Aspetta. Giuseppe, anche tu sei in pensiero come me? Avrei dovuto capirlo. La squadra di Alakazam non è ancora tornata. Si dice che Groudon sia un osso duro e questo un po' mi preoccupa. Ma anche la squadra di Alakazam è molto forte. Andrà tutto per il meglio. In ogni caso abbiamo concordato che fosse Alakazam a vedersela con Groudon. Non abbiamo scelta, dobbiamo aspettare che ritorni. Da parte nostra dobbiamo fare tutto quello che possiamo, per cui sforziamoci al massimo.
Salve. Sono Wineout e questo è... Wow, perfetto! Abbiamo affisso un annuncio alla bacheca davanti all'ufficio postale Peliper. Wow, perfetto! Andate a dare un'occhiata, per favore, per favore! Wow, perfetto! 3 punti esclamativi. Vi prego, aiutatemi, ora devo andare. Wow, perfetto! Non so se la voce giusta è quella. Ma chi erano? Di che parlavano? Quel piccolo Pokémon ha detto di chiamarsi Wineout. Ci ha chiesto di andare a controllare la bacheca davanti all'ufficio postale Peliper. Forse Wineout e il suo amico hanno un problema. Dovrebbero aver affisso una richiesta di soccorso alla bacheca. C'è solo una cosa da fare. Andiamo a controllare la bacheca davanti all'ufficio postale Peliper. Quanti soldi ho adesso? 6.000. Wow. Montevampa. E tu che sei? Nella bacheca c'era una richiesta di soccorso che diceva punizione per Mankey. Siete stati voi a mettere quell'annuncio? Sì. Wow, perfetto! Una banda di Mankey sta portando scompiglio nella foresta. Tutti sono turbati. Wow, perfetto! Non sappiamo perché si stiano scatenando in quel modo. Sono sempre infuriati e attaccano chiunque abbia la sfortuna di incontrarli. Wow, perfetto! Oh no, la situazione è grave. Dobbiamo andare, Giuseppe. Grazie, contiamo su di voi. Wow, perfetto! La foresta Baraonda è ora accessibile. Immagino di dovermi portare dei Vitalsemi perché in quel dungeon ci stanno Pokémon con terremoto addirittura. Allora, Galadoro ne ho 3. Carancia, Mega, poi Punti Acciaio, Elisir Max, Alta Baccaran, no, di Vitalsemi spero ne bastino 2. E tanto per mi porto anche una pietra di sfera. Ah, potevo imparare io forse, ma... sti cavoli. Sì, ovviamente però devo salvare perché ho già prelevato degli strumenti da Kangaskhan e nel caso fallissi posso resettare. La missione era al piano 10 di questa foresta Baraonda, questo vuol dire che deve essere un dungeon piuttosto corto. Sidot e Ipom. Venonat non lo posso reclutare, ma lo voglio bruciare. Ferratili! Aspetta. Gomma rossa. Avagnolo. Mangia. Mangia. Guarda tipo. Che non ricordo cosa fa. Lancia e mangia. Lancia e mangia. Lancia e mangia. Anche tu guarda tipo. Lancia e mangia. No, assegna. Ipom, non darci fastidio. Vai via. Brucia. Oh! È di livello 15. Gomma erba, hai una gomma erba. Ma dammela subito. Spero che non mi darai filo da torcere. Ti avvicini? Se non sbaglio sei di tipo erba? Sì. E salgo di livello. In questo dungeon c'è un mini boss. Indovinate chi sono? I Mankey. Cosa sei se ne salute? Non mi interessa. Beh, oddio, potrebbe servire. Ci stanno dei Pokémon che avvelenano qua. Brucia scimmietta.
Anzi no, che brucia. Altra gomma verde. Diamine, mi devo ricordare che qua si possono trovare delle gomme verdi. Scansa trappola! Perché tu la impari prima e io dopo? Anche io voglio questa abilità. L'abilità scansatrappole non sarà utile adesso, ma sarà utile nel dopo storia. Dopo che ci saranno le cosiddette trappole. Non mi stordire. E le trappole sono fastidiose. Esistono degli oggetti per scovarle. Però non si trovano facilmente. E io ovviamente non posso apprendere subito un'abilità mangiando delle gomme verdi. Però tutte queste baccanance possono tornare utili. Grazie artigli. A quanto pare hanno 55 punti vita. Oh mio Dio, quanti Venonat. Perché non riesco ad andare in diagonale? Braciere. Ma colpisci questa pulce? È una pulce? Se non sbaglio in questo dungeon è possibile trovare pure delle MT. Oh, tempesta di sabbia. Cosa hai trovato? Barca pesca. La tempesta di sabbia... Che vi ho detto riguardo a terremoto? La tempesta di sabbia fa questo, è come la grandine. Danneggia tutti i Pokémon tranne i tipi terra. Gomma! La voglio! Anche io ho l'abilità scansatrappole! Yeah! Semefuoco può tornarci utile. Semefuoco ancora. Così diamo un bel po' di fiamme da spegnere in questa foresta. Oddio, veramente il nostro obiettivo sarebbe dare una lezione alla banda di Menchi, non distruggere la foresta. Oh, finalmente riesco ad andare in diagonale. Per favore fammi andare alle scale prima che l'abilità di Ipom si attivi. Ipom è un Pokémon che mi lascia totalmente indifferente se magari nessuno lo sveglia. Voi bruciate. Mi dispiace, ma anche se sono paralizzato non potete impedirmi di utilizzare gli oggetti. Quanti diamine di punti vita hanno sti Venonat? Allora, artigli. E mi sono aumentato l'attacco. Non volevo la prendersi quella bacca pesca. Siamo ancora al piano 4. Gomme, gomme, gomme. Tutte mie, tutte mie. Forse adesso le trovo. Ma magari in futuro non le troverò più. Oddio, perché ho detto magari? No! Forse. Magari è quando c'è qualcosa di positivo. Nuzleaf! Nuzleaf, sì, si può reclutare. Ci proviamo? No. Non mi sto dire. Mi dispiace, ma finché ho questi oggetti non puoi farmi male. Dura tipo un sacco lo stordimento. No, tu mi devi dare quei soldi. Per favore Pikachu, utilizza attacco rapido se serve. Ok. E non è servito. Mega, grazie. Questo dungeon sembra una versione potenziata del Bosco Oscuro.
Graffialo. E me ne frego degli oggetti. Ti vado direttamente al piano di sopra. Vedo solo 2 oggetti di là. Ti prego, fa che non ci sia un covo di Pokémon. E non c'è. Cavolo. Non volevo mangiare il seme fuoco. Oh, salve Renki. Uffa, vorrei provare a reclutarne uno. No, però Pikachu. Aia. Oh, finalmente ti decidi a usare attacco rapido. iPhone sarà il 16. Non che me ne importi qualcosa? Possiamo provare almeno a reclutare un Seedot? Se Pikachu non lo manda giù. Castagna! Perfetto, questa ci serve. Un'altra! Seedot, hai commesso un grave errore. Dammi quella castagna. Vi spiegherò perché è così importante la castagna. Beh, tecnicamente questa mini quest, perché sì, non è obbligatoria per la storia, la possiamo finire in questo episodio. Io ricordavo se ne trovasse al massimo una di castagna al piano 9. E invece no, più di una. Che volete? Non siamo degli spacconi. Però ce ne abbiamo molto facilmente. In particolare le facce da citrullo ci fanno andare su tutte le furie. Roar! Quell'espressione vuota! Sto impazzendo! Vedo rosso! Anche se non sono un toro! Ma chi? All'attacco! È ora di scatenarsi! Wow, non vi abbiamo fatto niente e già ci attaccate! Fuori uno. Non sono affatto complessi da battere i Mankey. Non ci provare a toccare la mia scimmia. Bravo Ipom. Come promesso abbiamo fatto vedere alla banda di Mankey chi comanda qui. Forse ora si calmeranno un po'. Grazie di tutto, davvero. Wobbuffet! Sì, vi siamo riconoscenti. Questo è il nostro modo di ringraziarvi. La castagna sbucciata come ricompensa. Ma una castagna sbucciata? Sì, una castagna sbucciata. Cercate di capire. Non abbiamo soldi. Wobbuffet! Per cui l'unica ricompensa che vi possiamo dare è una castagna. Non vi va bene? Va bene così. Le castagne sbucciate sono deliziose. Per me sono il massimo. I soldi sarebbero stati perfetti, ma... Ehi, voi! Oh, salve. Oh no, quella banda di Mankey. Wobbuffet? Quella banda di Mankey ci hanno seguiti fin qui per farcela pagare? Sì, voi! Avete avuto fortuna! Nessuno si mette contro di noi! Questa volta non perderemo! Vi polverizzeremo! Meki! All'attacco! Guardate l'espressione di Pikachu, sembra che stia per starnutire. Wow! Guardate! Una castagna! È vero! È una castagna sbucciata! Cosa? Psst, psst. Cosa stanno facendo? A quanto pare stanno confabulando qualcosa. Wobbuffet, cosa sta succedendo? Ascoltate, voi avete qualcosa che noi vogliamo. Quella castagna sbucciata, possiamo averla? Noi, ecco, amiamo le castagne sbucciate. Insomma, le amiamo così tanto che non riusciamo a immaginare una vita senza castagne. Non potete raccogliere le castagne da soli? Voi sapete che le castagne hanno quel guscio spinoso, no? Cercare di toglierlo fa male e finiamo per arrabbiarci. Ecco perché vi facciamo questa richiesta. Dateci quella castagna sbucciata. Faremo ciò che volete. Giuseppe, cosa ne pensi? Cosa facciamo? Diamo la nostra castagna alla banda di Mankey? No. Cosa? Niente castagna sbucciata? Chi vi credete di essere? Mankey! Attaccate! La banda di Mankey attacca improvvisamente Giuseppe, ma sono troppo deboli.
Tiè, scimmie impazzite. Ai ai ai! Abbiamo perso. Aspetta, ma i Mankey sono scimmie? Forse non siamo all'altezza. Cercate di capire, noi adoriamo le castagne sbucciate. Per favore, faremo qualunque cosa per avere la vostra castagna sbucciata. Giuseppe, cosa ne pensi? I Mankey dicono che faranno tutto ciò che vogliamo. Diamo la nostra castagna sbucciata alla banda di Mankey? Purtroppo devo dire di sì per andare avanti. Ci sono! Ascoltate, banda di Mankey, come ve la cavate con il lavoro fisico? Lavoro fisico? Intendete lavoro di muscoli? Abbiamo i muscoli, ma non ci piace lavorare. Certo che se fosse per quella castagna sbucciata... Ok, d'accordo. Vogliamo rendere la base della nostra squadra più imponente di com'è. La base della vostra squadra? Proprio così. La base della nostra squadra. Se ci aiutate a ricostruire la base della nostra squadra, vi daremo la castagna sbucciata. Cosa ne pensate dell'affare? Psst, psst. Ok, vi aiuteremo. Davvero? Ci aiuterete? Sì, lasciate fare a noi. Porteremo i materiali e ricostruiremo tutto, velocissimamente. In cambio, dateci quella castagna sbucciata. Anch'io, aiuterò anch'io. Se cernerò seta per incollare insieme le cose. Aiuterò anch'io. Perfetto. Mi vergognavo perché come ricompensa per voi avevamo solo una castagna sbucciata. Perfetto. Wow, grazie a tutti. Ok, diamoci una mossa. Ok. E così cominciano i lavori per la base di Giuseppe del Team Star Allies. Alcuni giorni dopo. Wow, i lavori procedono a passo spedito. Perfetto. Dobbiamo ringraziare tutti per questo sforzo. Perfetto. Ma c'è ancora tanto da fare. Ci sono rimasti i lavoretti più difficili. Perfetto. Capisco, ma tutto procede alla grande, vero Mankey? E dove sono? Guardate laggiù. Cosa vi succede? Dobbiamo continuare a lavorare. E chi ha voglia? Cosa? Lavorare è noioso, come possiamo continuare? Sì, è vero, sono arcistufo. Potremmo cambiare idea con altre castagne sbucciate. Cosa c'è? Proprio non ci va per motivarci, servono le castagne sbucciate. È fortuna che ne abbiamo trovate 2. Abbiamo un problema, Giuseppe. Non credo che la banda di Mankey riprenderà a lavorare senza un'altra castagna sbucciata. Non ci resta che dare alla banda di Mankey tutte le castagne che troviamo. Loro sono 3, gliene abbiamo data una. Gliene dobbiamo dare altre 2. Finalmente la base della squadra è completata. Finalmente il giorno è arrivato. Giuseppe è pronta, che bello! La nostra base, la base del Team Star Allies. Me la ricordavo più bella. Vabbè, non importa. Wow, è troppo bella. Più la guardo e più mi sembra perfetta. Giuseppe, tu e la base vi assomigliate, troppo bello. Tutti si sono dati molto da fare. È stato un lavorazzo, ma ne è valsa la pena. Perfetto. Wow, grazie, nessuno escluso. Scusate, vorrei sapere una cosa. Ora che la base della squadra è finita, vuol dire che non ci porterete più castagne sbucciate? Certo, la base è ultimata. Alla nostra banda di Mankey, grazie di tutto, sinceramente. Mi sa che non la prenderanno bene, vero? Ok! Cosa? Cosa stanno facendo? Fermatevi! Fermi! Grazie allo sforzo disperato di tutti per fermare la banda di Mankey, la base della squadra è salva. La banda di Mankey ha promesso di non infuriarsi più. In cambio di altre castagne sbucciate, ha fatto ritorno nella foresta. E così, la caotica ricostruzione della base giunge alla fine. Il mattino dopo, guardate com'è bella la nostra base. E qui abbiamo una mappa che mostra tutto quanto, anche alcuni dungeon che non abbiamo ancora sbloccato.
Mamma mia, è stata una fortuna trovarne 2 di fila. Buongiorno Giuseppe. E così? Gazzetta Pokémon Extra. Mi sa che non appargono più missioni se... Vabbè. Cari spettatori, prima di staccare l'episodio voglio controllare una cosetta, se è presente una certa missione che potremmo fare nel prossimo episodio. Monte Vampire Vita Seme, tac tac tac. Foresta Urlo, benissimo. Faremo questa missione nel prossimo episodio. Una supplica di Smeargle, eh? Non male come titolo. Che cosa dice? Leggi per favore. Giuseppe legge la lettera. Prima di tutto mi presento, mi chiamo Smeargle. Un tempo avevo l'aspirazione di diventare un artista, ma un brutto giorno è accaduto qualcosa di sconvolgente per me. Sono fuggito perché non volevo diventare un adulto, ma purtroppo ho perso la via. E ora mi ritrovo in questa foresta incapace sia di andare avanti che di tornare indietro. Mi ritrovo nella foresta Urlo. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! È fuggito perché non voleva diventare adulto. Che cosa intenderà? Non capisco. Comunque andiamo a salvare Smeargle. Quel dungeon mi sembra di 15 piani. Ovviamente non ci andremo adesso. Vabbè, cari spettatori, io direi che per questa parte è tutto. Noi ci possiamo salutare qui e io come sempre vi ringrazio di avermi seguito. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove ovviamente faremo la foresta Urlo. Cosa vendi tu? Vende un sacco di roba buona. Vabbè, arrivederci. Io intanto off camera mi allenerò nel dojo Makuita.